Le preposizioni articolate sono formate dall'unione delle preposizioni semplici con gli articoli determinativi e servono per introdurre i vari complementi che caratterizzano una frase. Le preposizioni articolate sono del, dello, del per il maschile singolare, della, del per il femminile singolare, dei, degli per il maschile plurale, delle per il femminile plurale, al, allo, al per il maschile singolare, alla, al per il femminile singolare, ai, agli per il maschile plurale, alle per il femminile plurale, dal, dallo, dal per il maschile singolare, dalla, dal per il femminile singolare, dai, dagli per il maschile plurale, dalle per il femminile plurale, nel, nello, nel per il maschile singolare, nella, nel per il femminile singolare, nei, negli per il maschile plurale, nelle per il femminile plurale, sul, sullo, sul per il maschile singolare, sulla, sul per il femminile singolare, sui, sugli per il maschile plurale, sulle per il femminile plurale. Anche se le preposizioni semplici sono 9, di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, nell'italiano contemporaneo le forme articolate con le preposizioni con, per, tra, fra non sono più usate. Sono state infatti sostituite dalle forme separate. Soltanto le forme articolate col e coi sono ancora usate nel linguaggio parlato. Si potrà quindi avere con il nonno o col nonno, con i guanti o coi guanti. Si avrà però per la pace, tra gli alberi, fra le nuvole. Le preposizioni articolate, come gli articoli determinativi, indicano qualcosa di determinato, sono variabili in genere e in numero, concordano con il nome a cui si riferiscono e si elidono. Ecco alcuni esempi. All'alba, dal parrucchiere, nella nebbia, degli antenati, sui pattini. Ora vediamo quando si usano le singole forme delle preposizioni articolate. Del, al, dal, nel, sul si usano davanti a nomi maschili singolari e dei, ai, dai, nei, sui davanti a nomi maschili plurali che iniziano per consonante, esclusi quelli inizianti per X, Y, Z, S più consonante e con i gruppi consonantici gn, pn, ps. Esempi: sul banco, dai muri, ai cani, nei prati. Dello, allo, dallo, nello, sullo si usano davanti a nomi maschili singolari che iniziano per I semivocalica, X, Y, Z, S più consonante e i gruppi consonantici gn, pn, ps. Esempi: dello xilofono, dallo stadio, sullo gnocco, dallo pneumologo.
degli, agli, dagli, negli, sugli, davanti a nomi maschili plurali che iniziano per vocale, per i semivocalica, X, Y, Z, S più consonante e i gruppi consonantici gn, pn, ps. Esempi: degli occhi, agli angoli, negli zaini, dagli psicologi, della, alla, dalla, nella, sulla si usano davanti a nomi femminili singolari che iniziano per consonante. Esempi: nella casa, alla matita, sulla nave. Delle, alle, dalle, nelle, sulle si usano davanti a nomi femminili plurali, inizianti sia per consonante sia per vocale. Esempi: delle anime, alle bambine, nelle macchine. Le forme lisee del, al, dal, nel, sul si usano davanti a nomi femminili e maschili singolari che iniziano per vocale. Esempi: all'alba, dall'oculista, sull'orecchio. Come possiamo notare, le preposizioni articolate seguono le stesse regole d'uso degli articoli determinativi. Le preposizioni articolate svolgono le stesse funzioni delle preposizioni semplici e, come le preposizioni semplici, introducono complementi indiretti. Le preposizioni articolate del, dello, della, dei, degli, delle, oltre a introdurre complementi indiretti, svolgono anche la funzione di articoli partitivi. Per distinguere quale funzione svolgono, bisogna tenere presente che mentre l'articolo partitivo si usa per indicare una quantità generica con significato di un po' di, alcuni, alcune, la preposizione si usa per collegare elementi di una frase oppure due frasi. Esempi: vorrei del pane. Del, in questo caso, è articolo partitivo. Prendimi la scatola delle matite. Delle, in questo caso, è preposizione articolata. Anche se le funzioni delle preposizioni articolate sono le stesse di quelle delle preposizioni semplici, a volte possono sorgere dei dubbi sul loro utilizzo. Per evitarli, almeno in parte, vediamo insieme quali sono i casi in cui si utilizzano maggiormente quelle articolate. Quando precedono un nome al plurale. Esempi: sono stata negli Emirati Arabi. I gabbiani sono sugli scogli. Quando sono seguite da un nome preciso e non generico. Esempi: vado a casa della mia amica. Ogni anno vado al museo dell'Accademia. Quando precedono i nomi di fiumi, monti, isole, regioni, stati, eccetera. Esempi: le acque del fiume Arno, la catena montuosa delle Ande. Quando precedono i nomi di parentela accompagnati da aggettivi possessivi al plurale. Esempi: vado a cena dalle mie sorelle, vado a dormire dai miei genitori. Quando precedono nomi di parentela alterati o accompagnati da aggettivi. Esempi: i capelli della mia cuginetta sono ricci. Ho fatto visita alla mia nonna paterna. Quando precedono un infinito sostantivato.
Esempi: nel parlare ho sbagliato gli accenti. Dal ridere mi lacrimavano gli occhi. Ora vediamo quali sono i casi nei quali di solito non si usano le preposizioni articolate, ma quelle semplici. Con gli aggettivi possessivi mio, mia, tuo, tua, suo, sua, nostro, nostra, vostro, vostra. Esempi: ho detto a mia nonna che l'avrei accompagnata. Sono andata in macchina di mia cugina. Con i nomi propri. Esempi: questa borsa è di Sara. Ho preso lo scooter di Marina. Davanti ai nomi di città, a meno che essi non siano accompagnati da un aggettivo o da un complemento di specificazione. Esempi: le strade di Firenze sono affollate. Le strade della Firenze medievale sono piene di mistero.